Adesso ditemi che IMTB è se non conta il motore. Si mettono anche gli uccelli migratori che tornano a casa. Sta avendo un po' il caldino finalmente. Scusate il casino. Buongiorno ragazzi, insomma bentornati sul mio canale. Eccomi qua sempre con la mia Specialized Turbo Levo che ormai compie 3 anni di onorato servizio. Oggi vi voglio aiutare in quell'aspetto che più di tutti vi disturba, ovvero avete deciso di comprare un e-bike ma non sapete quale. E allora oggi voglio andare ad analizzare un po' di punti che magari vi possono aiutare per scegliere il mezzo più adatto a voi. Ora, io penso che qualcuno oggi sentirà cose che lo faranno un po' arrabbiare e appunto mi commenterà qua sotto magari con un tono arrabbiato quello che pensa. Però dall'altra parte penso che molti di voi, che sono anche molto pratici di IMTB, qua sotto possono darmi una bella scaletta di punti che voi, scusate, avete utilizzato per comprare la IMTB perfetta. Allora, io oggi vi dico la mia scaletta perfetta per cercare di aiutare tutta quella gente, neofita soprattutto, ma anche magari qualcuno che si vuole prestare una bicicletta un po' più specialistica, magari passa da un Urban a una IMTB e non sa cosa comprare, non sa che cosa guardare. Beh, ho già fatto alcuni video riguardanti alle cose che odio, alle cose che magari non vi dicono mai quando andate a comprare un IMTB, l'ho fatto negli anni passati, ve la lascio nelle cartelle finali, però io oggi vi dico come io affronto l'acquisto di una IMTB. Allora, prima di tutto, fattore monetario. Alla fine quello lì è quello che decide, ragazzi. Se non ci hanno, si fa fatica. Quindi quello lì è il primo tetto che si metto. Secondo tetto, voglio un motore light o un motore per una IMTB full. Cosa intendo? Per una IMTB light ho un motore che spinge massimo, adesso siamo arrivati ai 60 Nm e da qui vado a diforcare i due motori che secondo me sono i più importanti in quel settore lì, che sono o il Bosch o il TQ. Sono i due motori che secondo me sono i migliori attualmente nel mercato, nel loro complesso. E quindi il motore per me è la scelta principale da fare quando vado a scegliere una MTB, nel senso che lui mi detta anche se voglio una bicicletta leggera, appunto IMTB Light, o se voglio una bicicletta magari un po' più pesante perché ho deciso di prendere una full power. È chiaro che se voi avete la gamba, perché la IMTB Light ci vuole comunque della gamba, anche se avete di potenza di picco intorno ai 600 watt e siete sui 60 Nm, ecco, quello che intendo io è che se vi serve una bicicletta leggera, che magari vi caricate anche in spalla, perché qui si parla di 17-18 kg, ecco, avete della gamba, siete allenati, quello è il modello che fa per voi. Dall'altra parte volete una bicicletta che spinga, ma che spinga davvero, perché siamo arrivati a potenze elevate, più di 100 Nm, 1000 watt di potenza, motori sempre più performanti, quindi ecco, questa è la prima biforcazione che incontriamo. Diciamo che se ti dirigi verso la IMTB Full Power, adesso di motori davvero performanti ne abbiamo due e ci metto prima di tutto l'Avinox e poi ci metto il Bosch. Ce n'è un terzo che è Specialized, ce ne sono anche altri, ma diciamo che questi sono i tre motori che per la maggiore nel 2025 hanno fatto parlare di sé. L'Avinox soprattutto perché è uscita con marchio DJI su una bicicletta AM Flow e adesso comincia a essere montato sempre di più. 2026 sarà la consacrazione, ci saranno tantissimi modelli con l'Avinox
Quindi voi mi direte, allora il motore super performante, escono i modelli 2026 con i nuovi motori appunto di Avinox, allora aspetto magari la fine dell'anno per comprare una bicicletta perfetta. Se facciamo così, l'anno prossimo ci sarà qualcosa di nuovo e quindi aspetterete ancora. Quindi insomma, mettiamoci nei panni che avete deciso davvero di comprare adesso. Se volete l'Avinox, o comprate una M-Flow, o comprate una T-Wing, o comprate un Forbidden, insomma, non vi aspettate però grandi sconti. Uno, non vi aspettate grandi sconti. Due, magari pensate, ma sono cinesi, no, non voglio azzardare, magari ho dei problemi, magari non ho neanche un concessionario vicino, non vorrei, ecco, allora andate sul Bosch. Se volete la potenza e comunque un nome e comunque una grande rete di assistenza, con Bosch non potete sbagliare. Bosch io lo consiglio per quel che riguarda l'assistenza, perché al momento è veramente una rete immensa ed è nella maggioranza delle volte molto reattiva, quindi ovunque andiate, soprattutto in vacanza, perché quello è il momento dove magari scatta fuori il problema e non avete un'assistenza e nessuno vi può riparare la vostra bicicletta in tempi brevi. Ecco, secondo me Bosch è quel più rispetto ad altri al momento. È chiaro che in passato c'erano anche altre marche, però sono andate tra virgolette ingoiate da questi 2-3 marchi super potenti, perché io ci metterei anche Shimano. Secondo me Shimano è un buon motore, però è rimasto agli 85 Nm. Nonostante questo Canyon mette fuori biciclette nuove con il motore EP801 di Shimano e a ottimi prezzi e con una batteria completamente di nuova generazione. Sì, perché con un motore full power io prenderei in considerazione anche una grande batteria. Nonostante che voi pesate 70 kg, avere una batteria grande è chiaro, vi farà perdere un po' di maneggevolezza nel mezzo, perché avete un mezzo più pesante, però non vi pone limiti su quanto potete pedalare. Non è la bicicletta che comanda il vostro giro, siete voi che comandate nel vostro giro quanto volete pedalare. E poi che poi vi dicono potete pedalare all'infinito, non è così. Cioè, se avete una batteria da 700 e pesate comunque 100 kg, poi magari vi mettete uno zaino che altro, fate in fretta a scaricare se andate lungo le Dolomiti, ve lo assicuro. È chiaro, no? Se volete fare 20 km non vi serve una batteria enorme, però se volete fare dei giri medi e siete anche pesanti, ecco, batteria, pensate di comprare una roba grande. Quindi questa secondo me è la prima scelta: motore, batteria. Il display, diciamo che con Bosch c'è l'ultimo uscito, il Kiox 400C, che secondo me è un ottimo display, che si mette qua, è integrato, non è qui sopra, è integrato in questo buco che c'è qua, e quello secondo me è un'ottima scelta. Anche Avinox ha un ottimo display, anche lui qua, e poi si controlla le modalità con un piccolo tastierino col più e il meno, basta. Qui sopra le cose sono troppo a rischio, i display sono troppo a rischio secondo me. In caso di caduta si possono sempre rompere, se la bicicletta si ribalta è un macello. Dopo sì che dopo rimanete là con lo schermo rotto, no. Diciamo che nel 2026 io guarderei o un display integrato qui, o altrimenti il classico a barre senza display, perché alla fine il display per alcuni, tipo me, non serve a niente. Tante informazioni, ma quello che mi serve è uno schermettino che mi faccia da navigazione, ma una navigazione dettagliata, una navigazione precisa. Diciamo che se potessi fare un copia e incolla di quello che vedono in un telefono sarebbe perfetto, una mappa Komodo, una mappa Strava in un display grande così, ecco, di più non avrei bisogno. Però attualmente non è così. Bosch vi fornisce la possibilità anche di usarlo come navigatore, Avinox non ancora. Però diciamo che attualmente forse il Bosch è davvero quello che
nel complesso è quello che vi offre di più. Motore comunque nuovo, perché è uscito fine 2024 ma ha avuto l'upgrade a luglio 2025 per i 100 Nm, quindi siete sicuri. Ecco. Quindi avete scelto il tipo di motore, il tipo di IMTB Light o full power. Che telaio compro? Carbonio o alluminio? Carbonio più leggero, cifra importante. Un carbonio magari un po' più povero, magari la cifra un po' meno importante e un po' più pesantino. E poi ho alluminio. Quindi alluminio risparmiate sul portafoglio, ma non sul peso. Sempre dipende che cosa volete fare. Ho sempre fatto io la scelta dell'alluminio appunto per un discorso anche economico, però la differenza di peso comunque si sentono, la differenza di telaio si sentono, e quindi questo secondo me sono i primi 3 aspetti che vi portano a scegliere la bicicletta. Poi chiaro, dopo magari preferite avere un componente rispetto a un altro, però la lista dei componenti ad oggi, quando andate a comprare un IMTB e avete fatto questa scelta qua, gli IMTB ce ne sono di diverse versioni, una cifra magari più economica, una cifra media, una cifra più accessoriata, ci sono i cambi se lo volete elettronico o lo volete ancora a filo, quello sta a voi. Contate che con i cambi elettronici, soprattutto Shimano, ha l'integrazione col Bosch e vi consente di avere anche la funzione di cambio automatico, quindi magari è una cosa che a voi interessa. Se a voi non interessa quelle cose lì, volete mantenere il classico filo, magari vi porta ad avere meno manutenzione, magari avete un costo minore sicuramente, perché il cavo costa generalmente meno anche come componenti del cambio rispetto a un cambio wireless, e quindi anche a quello bisogna guardarci. Però i componenti è una scelta che ognuno di noi ha delle preferenze diverse e sta a voi informarvi o andare da un rivenditore appunto a parlarne. Ma perché? Perché sono cose che sono troppo sensibili. Tu magari preferisci la forcella Hollins e io preferisco la forcella Fox. Non vi posso consigliare, vi dico che ci sono tantissimi componenti e l'aftermarket è un mercato talmente ampio che se sbagli qualcosa comunque ti permette di sostituirlo, di comprare un componente nuovo. Ok, avrai buttato via dei soldi in fase di acquisto, però magari col tempo riesci a comprare appunto quel componente che interessa a te, che in quel momento non c'era. Quindi io vi ripeto, questa è la mia lista, come scremare per arrivare alla IMTB, che a mio avviso è perfetta. Poi è chiaro, ognuno di voi per favore mi mette qua sotto la sua lista nei commenti e ne parliamo. Serve a noi, ma serve anche a quel novizio che vuole comprare la sua IMTB, la sua prima IMTB, e questo secondo me è importante, perché non è facile, non è assolutamente facile, e soprattutto in questo periodo dove i prezzi sono veramente tagliati, è un attimo anche incappare nel rivenditore che per rivendere una bicicletta che è lì da lui da tanto tempo magari vi, tra virgolette, incanta con una cosa che in realtà a voi non serve. Ah, mi stavo dimenticando, pensate che cosa volete farne di quella IMTB, perché se volete fare solo dei trail non vi servono dei 190 mm di escursione. Diciamo che lo standard adesso siamo intorno ai 150-160 mm di corsa delle sospensioni, però magari il rivenditore ha dei 120-130 mm dentro che non riesce a vendere perché nessuno li vuole, ma magari non fanno neanche a caso vostro. Cioè, se fate dei trail, delle ghiaiate, non vi serve tantissima corsa. Se cominciate a fare dell'enduro, del downhill, dovete sempre aumentare di più. Guardateci. Io voglio sapere da voi la vostra scaletta ideale. Spero che questo video serva veramente a qualcuno e spero soprattutto che vi serva ad acquistare la migliore bicicletta per un bellissimo 2026 di divertimento. Beh ragazzi, iscrivetevi al canale, mettetevi un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao.